La prima cosa che ci conviene fare è quella di andare a svitare il dado che tiene fermo la batteria all'alloggiamento. Quindi con una bussola da 13 mm andremo a svitare il fermo in modo tale che quando smonteremo la batteria ci metteremo pochissimo tempo. Con un cacciavite andiamo ad allentare i due fermi di plastica laterali che tengono collegati tutti i fili del gruppo del polo positivo alla batteria. Quindi infiliamo all'interno, premiamo verso il basso e verso l'esterno. Premiamo il basso e verso l'esterno. Adesso dobbiamo staccare prima il polo negativo della macchina e poi il polo positivo. Sinceriamoci di non avere le chiavi inserite nel quadro della macchina, perché evitiamo che la chiusura centralizzata ci chiude fuori dalla macchina. Per essere sicuri che non vada giù la chiusura, possiamo tenere lo sportello lato guida aperto. Allora indossiamo dei guanti, svitiamo prima la massa, allora, il polo negativo basta allentarlo e poi lo sfiliamo. Adesso dobbiamo sfilare il polo positivo, sempre con la chiave da 10. Prendiamo la batteria nuova, fate attenzione che pesano tanto. Allora, questa batteria l'ho comprata dal rivenditore ieri, era in esposizione ed ha come voltaggio 12,68, quindi è già carica, bella pronta per funzionare regolarmente. Adesso faremo la procedura inversa, quindi andremo a inserire prima il polo positivo e poi
il polo negativo. Allora dobbiamo andare a fissare il fermo della batteria. Prima sinceriamoci anche che questa parte in plastica sia ben bloccata. Abbiamo riposizionato il fermo in fondo alla batteria. Allora abbiamo 12,48, 12,47,48 volt, ora andiamo a mettere in moto. Adesso siamo sui 14,20, diciamo che la batteria funziona regolarmente. Abbiamo visto che montando la batteria, quando i voltaggi salgono intorno ai 14,2 volt, vuol dire che l'alternatore sta caricando la batteria, e la batteria dovrebbe avere un voltaggio, quando il motore è fermo, che è compreso tra i 12,4 e i 12,8 volt. Mi raccomando, comprate la batteria di pari amperaggio rispetto a quella che c'era montata prima, e controllate anche le dimensioni, perché se prendete una batteria di dimensioni più grandi rischiate che non riesca a entrare nell'alloggiamento e quindi non riuscite a fissarla bene sulla piastra di appoggio. Prima di sostituire la batteria dell'automobile, verificate sul vostro libretto di uso e manutenzione dell'auto se potete farla da voi, perché ci sono alcune automobili che, se staccate la batteria, avete problemi con i PIN, codici sicurezza dei vari apparecchiature elettroniche collegate. Per questa, se attibizza, problemi non ce ne sono, ma se avessi avuto l'autoradio, quella installata nella plancia, almeno dovete cercare il PIN da inserire dopo che avete
installato la batteria. Per quanto riguarda invece la vecchia batteria, dobbiamo andare a smaltirla portandola alla stazione ecologica, o la possiamo portare al rivenditore da cui abbiamo comprato la batteria nuova. Mi raccomando, purtroppo le batterie sono un prodotto altamente inquinante, difficilmente da smaltire, quindi assicuriamoci di smaltirlo nel modo giusto.